Ciao a tutti, belli di casa, ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, piena d'amore. Oggi si salta ancora negli anni 80, esattamente 1984, dove in televisione ci gustavamo Quo Vadis. Nessuno lo conosce, chi è del 2000 nessuno può conoscere Quo Vadis, con Maurizio Nichetti, c'era Umberto Smaila, Sidney Rome, c'era una marea di personaggi. Una volta facevano sti programmi con tanti personaggi, sketch comici, era veramente simpatico. E per quanto riguarda lo sport c'era Goleador, condotto da Cesare Cadeo con Dan Peterson. Insomma c'erano degli esperti con due palloni così, veramente erano veramente degli anni d'oro, dove in televisione c'era l'educazione e l'eleganza. Adesso con la stessa eleganza noi andiamo a fare una calamarata della signora Maria, anni 80. Quindi se dovete dire ma questo no, quello no, quell'altro no, rimanete nel 2025 e non saltate con me in quegli anni. Andiamo. Allora, pentolino come sempre. Non si è mai usata una padella per fare la salsa, mai, sempre pentolini o pentole, dipendeva da numero degli ospiti che si aveva. Spicchio d'aglio, croce magica e poi si taglia col pollicione della nonna ossidato. Un po' di piccante assolutamente sì, noi anche da bambini lo mangiavamo e nessuno si è mai lamentato. C'erano i tempi di cottura, prima questo, poi quell'altro, fate dorare prima quello, no, tutto insieme, via, calamari dentro, gamberi dentro, poi dipende da che pesce avete voi. Io utilizzo oggi questo qui, prima si usavano 2 o 3 tipi di pesce per fare una bella pasta alla pescatora, oggi invece hai bisogno di tutta la pescheria, altrimenti non è la vera pescatora, ma che cazzo! Quindi ricapitolando, ci sono gamberi, calamari e seppie. Vado a mettere il sale ovviamente e faccio soffriggere tutto quanto insieme. Schizzo di vino, e ai miei tempi il vino non ci si metteva tanto, solo uno schizzo, perché si diceva il vino va bevuto, non va fatto evaporare. E a Frascati diciamo che il vino era qualcosa di sacro. Andiamo a far evaporare appunto questo schizzettino di vino insieme. Ovviamente mia nonna non diceva facciamo evaporare il vino, no, però lasciava un po' lì che prendeva un po' di sapore e poi dopo andava dentro con l'aggiuntina di cosa? Mo faccio vedere un attimo. Metteva un cucchiaio di concentrato che trovava in barattolo, prima, anche adesso si trovano un po' in barattolo, col cucchiaio metti dentro e via. Adesso si trovano soprattutto nei tubicini tipo quelli del dentifricio, no? Quindi concentrato un cucchiaio dentro con un altro cucchiaio 2, quindi uno schizzetto di passata di pomodoro o 2-3 pelati, dipendeva dall'occasione. Una volta che il pomodoro, il concentrato e il pesce hanno fatto amicizia e si sente un bel profumo anni 80 in giro, ci si va a mettere la regina degli anni 80, che è un po' di panna, poca, non tantissima, ma ci andava. Quindi andiamo a mescolare tutto quanto insieme e facciamo cucinare la panna col pomodoro, e il profumo che sentirete dopo aver messo la panna è esattamente quello che si sentiva nelle case anni 80. O perlomeno è il profumo che si sentiva in casa mia negli anni 80. Poi ovvio che ogni famiglia, città, regione faceva tutto in maniera differente, ma la panna c'era molto spesso, molto, per il risotto con gli scampi, risotto alla pescatora, spaghetti alla pescatora, la calamarata, insomma c'era sempre quel tocco lì. Chissà perché però prima la mangiavamo tutti quanti, il piatto rimaneva sempre vuoto. Oggi siamo diventati tanto critici e non ci andiamo ad accorgere di altre cose che non funzionano. Concentriamoci su quelle, non sulla panna. Ecco, qui ci siamo quasi, è tempo di buttare la pasta in acqua e poi far fare questo matrimonio d'amore. Allora, in tutto il pesce sono 450-500 grammi di pesce totale e sono 2 piatti, 2 porzioni di calamarata alla grande, buonissima e super saporita, ma ovviamente se avete esigenze economiche anche fino a 4 ci si arriva tranquillamente e nessuno si lamenterà. Andiamo a buttare dentro la nostra pasta, vai, dai. La cosa che non mi piace della calamarata
è che in cottura si rompe tutta. Cioè, no tutta, vabbè, però la maggior parte si rompe. Come un po' i paccheri, no? I schiaffoni, noi a Roma chiamano i schiaffoni. Che quando li cuocete sono grandi, sono larghi, però si rompono quando li girate. A me questa cosa mi dà così fastidio. Ecco perché le penne e i rigatoni hanno avuto la meglio su questo tipo di pasta. C'è sta una ragione molto... Beh, diciamo che questo risultato più reale anni 80 non poteva risultare, no? Perché quando c'era la pasta rotta mia nonna mica la buttava, quindi mettiamo tutto quanto dentro e siamo sinceri. Quindi pasta rotta insieme ai calamari, alla calamarata, diciamo, e andiamo a mescolare tutto, si alza un po' la fiamma, si mescola tutto col cucchiaio di legno, non c'è il salto in padella e mamma mia però profumo ragazzi, mamma mia, che profumo molto importante che c'è. Se volete potete aumentare, e io lo farò, il sapore con del parmigiano. Il formaggio col pesce è sempre e da sempre, si è sempre fatto e si sposano da Dio. Spettacolo di pasta, buonissima, mamma mia. Allora cuccioli incalamarati, guardate qua che robetta, guardate la bella pasta super saporita, profumata, mezza rotta, mezza intera, ma che ci frega, l'importante è che quando va in bocca il sapore ci fa felice e vi posso assicurare che questa vi fa felice, fidatevi. E la calamarata, anche visto anche il risultato, io la mangio col cucchiaio, quindi calamaro, calamarata, gambero, pesce, prendo pure un po' di seppia, porto tutto quanto su e ovviamente me la mando tutta inside. Cuccioli belli, io vi assicuro che se rifate passo passo quello che ho fatto io mangerete una gran pasta, un gran piatto, anni 80, il formato di pasta sceglietelo voi se volete essere facilitati, il cerchio più è stretto più la pasta si mantiene, se è largo è ovvio che quando la girate un pochettino rischiate di romperla. Però il risultato è ottimo, è buonissima, anche con quel tocco di panna. Poi vi ripeto, io nel mio piatto ci metto un po' di parmigiano per aumentare il sapore, voi fate come volete, potete mettere pecorino, potete non mettere niente, la panna si può togliere per chi odia la panna, ma io vi dico, provatela nella versione anni 80 e poi magari potete criticare. Ci vediamo alla prossima ricetta, grazie mille come sempre e condividetemi, fate un favore enorme.